paese delle maschere narranti è semplice e silenzioso, pieno di colori, natura, animali, persone libere da tutto, baciate da un sole sorridente che emana salute e spensieratezza. Un posto sì fantastico, ma anche misterioso e oscuro a tratti, con trabocchetti e tranelli. Personaggi ambigui, buoni ma anche strani e non sempre comprensibili, con tanto da scoprire e un sacco di angoli nascosti con creature misteriose. Come la fata, che ha scelto di donare proprio a me una materia magica per creare una maschera narrante. Era vestita di azzurro e aveva in mano una bacchetta magica. A un certo punto ha iniziato a far cadere una cascata di stelline colorate ed ecco la mia maschera narrante che dice: ciò che ti uccide ti renderà più forte. La fata mi ha donato uno scrigno, al cui interno era contenuta la materia magica fatta di polvere luminosa che mi è servita per plasmare la mia maschera. La maschera è stata plasmata valorizzando la bellezza della semplicità e la sua forza si manifesta nel saper condurre ognuno dove desidera. Simile allo stregatto, sono magica e un po' misteriosa, luce e buio, allegra e triste, piena di sorprese ed evanescente. La mia maschera non ha avuto il pregio della bellezza, ma la sua dote è dare a chi la indossa la forza di rialzarsi dopo le batoste e di non arrendersi mai. La vita all'interno del paese delle maschere narranti proseguì pacificamente fino a quando la regina perse la sua maschera, che aveva come talento quello di governare saggiamente. Senza il controllo da parte della regina, il paese sprofondò nel caos e la spiaggia all'alba si tramutò in un bosco buio con rami fitti e aggrovigliati gli uni con gli altri, dove la luce stenta a fare capolino. Il paese delle maschere narranti divenne così instabile e disordinato. Il caos è la perdita di direzione, il paradosso delle dimensioni non più chiare e lineari, l'incertezza, instabilità, incapacità di trovare una strada percorribile, disorientamento, perdita dei punti di riferimento. Solo poco dopo si è scoperto il colpevole di tutto questo, l'essere inquieto, che con la sua forza oscura è riuscito a sottrarre la maschera alla regina per cercare di conquistare anche il suo talento. L'essere inquieto è un'enorme macchia scura e poco definita, se non per due spuntoni sporgenti dalla parte alta e due fessure che fungono da occhi. È l'imprevisto che suscita un sentimento di ingiustizia. Ha il potere di entrarti dentro e trascinarti verso pensieri quasi ossessivi e bui per condurti dove lui vuole. Il suo talento consiste nella multiforma, perché può cambiare aspetto in continuazione. È una maschera apparentemente bella, capace di fingere empatia, amore e comprensione, ma in realtà dietro la maschera si nasconde un mostro diabolico che si nutre e gode dei problemi degli altri. Oscilla tra emozioni positive e negative ed ha il potere e il talento di trascinarti in ogni modo verso di lui. È evanescente e scattante, talmente fulmineo che quasi non si riesce a percepire. Si insinua dagli spiragli appena aperti e porta scompiglio dentro e fuori di noi. Farlo tornare al suo posto non è facile. Forse solo tanta luce e fiducia. Sono un essere bidimensionale, dalle 1000 sfumature. Oscillo in continuazione alla ricerca di equilibrio. Non sto bene insieme agli altri. Mi piace stare nell'oscurità. Voglio e desidero la tua materia magica. Anche se decidessi di consegnarti la mia materia, con te non funzionerebbe, perché la sua magia si esprime solo se viene condivisa con qualcuno e tu non sei in grado di fare ciò. Io sono l'essere inquieto. Mi vedrai sempre in maniera diversa perché posso cambiare aspetto con una giravolta. Sta in te riuscire a riconoscermi in base a quello che provi.
Sei riuscito a infondere caos in questo mondo personale, ma non sopravvalutarti, perché non è detto che manterrai la nuova maschera a lungo. Io non mi arrendo. Gli abitanti del paese delle maschere narranti decisero di unire le loro forze e andarono tutti insieme a cercare dove l'essere inquieto avesse nascosto la maschera della regina. Riuscirono a trovarla all'interno di uno scrigno molto simile a quello dove la fata mi donò la materia magica. Una volta recuperata la maschera della regina, l'essere inquieto capì di essere stato sconfitto e con una giravolta sparì nel nulla. Nel momento in cui la maschera tornò nelle mani della regina, i rami intricati e il buio sparirono all'istante e il paese riprese le sembianze della spiaggia all'alba, lasciando agli abitanti la consapevolezza che l'unione fa la forza, ovvero che lavorando in gruppo e condividendo gioie e dolori, l'obiettivo risulta molto più facile da raggiungere e i problemi meno pesanti da sopportare. Dopo il caos, l'essere inquieto e faticose ricerche, finalmente il paese ha ritrovato la sua armonia, fatta di valori già esistiti, ma anche di valori nuovi, nati dalle diverse sfide e ostacoli vissuti in questo periodo di incertezza. Questo paese è riuscito a rifiorire solo grazie al contributo di tutti gli abitanti. Si respira una nuova aria, dove forza, bellezza, positività e spensieratezza accompagnano chi ci abita.